Hai mai sentito parlare di Reed e Solomon? Probabilmente no, lo capisco. Eppure negli anni 60 questi due scienziati di nome appunto Reed e Solomon hanno progettato un codice non lineare ciclico di rilevazione e correzione dell'errore che, informaticamente parlando, mi ha salvato la vita più di una volta. Questa volta ho parlato difficile, lo so, me ne rendo conto, ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di che cosa sto parlando. Probabilmente avrai visto il film Jurassic Park e avrai visto che in questo film era possibile, partendo dal DNA di un essere vivente ormai morto, sepolto, che non esisteva più, ricostruirlo e riportarlo in vita. Bene, questo sistema funziona più o meno nella stessa maniera, ma con i file. Ti basti pensare che è un sistema utilizzato anche dalla NASA per la pulizia dei segnali provenienti dallo spazio profondo che giungono a noi molto sporchi, pieni di rumore e incompleti. Ebbene, grazie a questo sistema è possibile ricostruire dei file parzialmente danneggiati o anche ricostruirli completamente qualora, ad esempio, li avessimo incidentalmente cancellati, semplicemente a patto che abbiamo estratto prima il loro DNA. Lo chiamiamo così per ora. Allora, adesso sono sicuro che anche tu vorrai vedere come funziona questo strumento, come puoi procurartelo e soprattutto come puoi utilizzarlo. Ti senti pronto? Iniziamo. Come vedi, qui sul desktop ho creato una cartella che ho chiamato un po' scenograficamente file che non voglio perdere, che naturalmente rappresenta una cartella che contiene dei dati che sono per noi molto importanti. Andiamo a vedere cosa ci ho messo dentro. Dentro c'è un'immagine di una corda, un'immagine di un paesaggio ed un'immagine di alcune zebre, ma c'è anche una cartella che ho chiamato sempre altrettanto folcloristicamente documenti importantissimi, che contiene due documenti, uno in formato RTF e uno in formato testo, che una volta aperti rivelano al loro interno rispettivamente un pezzettino del primo canto dell'Inferno della Divina Commedia, mentre il secondo un pezzettino del Sabato del villaggio di Leopardi. Bene, a questo punto, prima di andare avanti, dovremo procurarci il programma che ci serve per proteggere questi file. Quindi andiamo ad aprire come al solito il nostro browser. Andiamo sul motore di ricerca e digitiamo multipar e premiamo invio. Il primo sito è quello che ci interessa, ma in questo caso ci interessano le release, cioè le versioni che sono state rilasciate, quindi facciamo direttamente clic sulla seconda voce. Si apre la pagina di GitHub in cui dobbiamo scorrere fino in fondo per andare a scaricare il nostro file exe, che si chiamerà multipar, nel mio caso 1326, probabilmente tu troverai una release più aggiornata, quindi con un numero presumibilmente superiore, e cliccherai su questo per scaricarlo. Ecco qui che il nostro file viene scaricato e noi possiamo andare ad aprirlo, chiudendo tutto il resto, e fare doppio clic su di esso. Veniamo informati dallo smart screen di Windows che questo è un file che lui non conosce e che ci propone di non eseguire. In realtà noi lo conosciamo, quindi clicchiamo su ulteriori informazioni e su esegui comunque per lanciarlo. A questo punto ci si apre finalmente la finestra di installazione di multipar che, come puoi vedere, parla anche la lingua italiana. Clicchiamo su avanti. Lasciamo la cartella di default come destinazione, clicchiamo su avanti, clicchiamo per nostra comodità su crea un'icona sul desktop e soprattutto, importantissimo, associamo i file con estensione par2 a multipar. Cosa sono i file par2? Sono il DNA dei nostri file e quindi dobbiamo fare sì, associandoli con questa applicazione che si chiama multipar, che ogni volta che clicchiamo su uno di questi file sia automaticamente avviata l'applicazione multipar. Clicchiamo su avanti e quindi su installa.
possiamo chiudere la cartella dove abbiamo scaricato il file, clicchiamo su Fine e vediamo che qui abbiamo sul desktop l'icona di Multipar. Andiamo a vedere come funziona questo programma. Facciamo doppio clic per aprirlo, dopodiché apriamo la nostra famosa cartella che contiene i file che non voglio perdere e prendiamo uno qualunque di questi file, per esempio il file che si chiama Corda, e lo trasciniamo qui all'interno. Ora, attenzione, per proteggere un singolo file dalla corruzione, che è il primo caso che andremo a prendere in esame, ci basta trascinare questo slider, cioè questo indicatore a scorrimento, più o meno circa fino al 20%, 20, 25, 30, non importa. Dopodiché cliccheremo su Crea e vedremo che qui verranno aggiunti dei file par che, come abbiamo detto, sono il DNA del nostro file. Quindi abbiamo estratto il DNA del file Corda e ora non ci resta che andare a rovinarlo un po'. Naturalmente questa cosa tu non devi farla. Apro il mio notepad, lo rimpiccioliamo un po', prendo Corda e lo apro in formato testuale. Quello che stiamo vedendo in questo momento è come si presenta dal punto di vista testuale un file immagine. L'ho aperto in questo modo semplicemente perché voglio andare un pochino a rovinarlo, quindi selezionerò alcuni pezzi di questo file e li andrò a cancellare, anche più di uno. Salvo. E vediamo che il nostro file Corda si è pesantemente rovinato. Proviamo ad aprirlo. Il file si apre comunque, però la nostra corda è quasi irriconoscibile. È rimasto integro solamente questo piccolo pezzettino in alto. Chiudiamo e vediamo come ripristinare il nostro file. Facciamo doppio clic su uno qualunque di questi file, non importa quale, e il nostro programma si aprirà. Si aprirà e ci informerà che abbiamo bisogno di utilizzare due blocchi di ripristino, ora vedremo che cosa sono i blocchi di ripristino, per riparare questo file. Clicchiamo su Ripara, chiudiamo il programma e la nostra corda è tornata bella e splendente come prima. Un'altra cosa che fa questo programma è creare una copia del file nella stessa cartella prima della sua correzione. Questo lo fa per finalità di sicurezza. Eliminiamo questa copia, cancelliamo questi due file par e facciamo invece un'altra prova. Riapriamo il multipar e prendiamo tutti e tre i nostri file immagine e li trasciniamo all'interno. Se guardiamo in basso a destra c'è una scritta che ci informa che il numero di file che possono essere totalmente ricostruiti se mancanti, quindi qualora vengano integralmente cancellati, con il numero di blocchi che abbiamo creato nell'esempio precedente va da un minimo di 0, quindi nessuno, ad un massimo di 1. Se invece adesso trasciniamo più verso destra il nostro slider, ci accorgeremo che il numero aumenta da 0 minimo a massimo 2 file. Questo dipende dal tipo e dall'entità del danno che andiamo a portare. Trasciniamolo ancora più verso destra fino ad arrivare ad avere la certezza che verranno recuperati 2 file. Ok, qui abbiamo un 2 di 2. Clicchiamo su Crea e vediamo che vengono creati 3 file par contenenti una serie di gruppi di blocchi. I blocchi sono tutti i pezzetti che noi utilizziamo come se fossero dei Lego per andare a ricostruire i nostri file. Quindi possiamo considerare questi blocchi qui come dei Lego di scorta che ci consentono di ricostruire i nostri file. Adesso andiamo a fare un po' di danni. In particolare prendiamo le nostre zebre e le cancelliamo. Prendiamo il nostro paesaggio e lo roviniamo come si deve. Cancelliamo un bel po' di pezzi, anche piuttosto grossi, e lo salviamo. Eccolo qui. Se proviamo ad aprirlo, naturalmente zebra è scomparso e paesaggio è diventato una roba del genere, quindi assolutamente non utilizzabile.
clicchiamo su un blocco qualunque e veniamo informati di alcune cose molto interessanti, cioè veniamo informati dal multipar che corda, essendo in verde, è integro, paesaggio invece è danneggiato e avremo bisogno di 12 blocchi su 14 complessivi per ricostruirlo, infatti è quasi completamente inutilizzabile. E infine zebre è completamente stato cancellato. Se tuttavia noi adesso andiamo a cliccare su ripara, vediamo che viene creato il nostro solito file di backup di paesaggio, che possiamo andare come sempre ad eliminare. Purtroppo non esiste un'opzione che avrei trovato utile per non creare questo file di backup, che personalmente trovo abbastanza inutile. Il nostro file corda non lo abbiamo proprio toccato, il nostro file paesaggio è bello e splendente come prima e le nostre zebre tornano a cavalcare nella savana. Un altro aspetto molto interessante che vale la pena approfondire è quello relativo ai file contenenti i nostri blocchi, perché anche essi possono essere in alcuni casi cancellati e in altri casi rovinati allo stesso modo, perché trovandosi sullo stesso dispositivo non è affatto escluso, ne sto cancellando dei bei pezzi e vado a salvare, che questi file stessi subiscano dei danni. Andiamo a danneggiare nuovamente il nostro povero file corda, lo salviamo ed eccolo qui che si è corrotto, e andiamo a danneggiare un po' anche le nostre amiche zebre. Salviamo ed ecco anche le zebre temporaneamente defunte. A questo punto cosa abbiamo? Abbiamo cancellato un file di blocchi, ne abbiamo danneggiato un altro e ne abbiamo un terzo integro. Andiamo a vedere che cosa ci dirà questa volta il programma. Apriamo uno qualunque dei file, anzi apriamo proprio quello danneggiato e vediamo che ci informa che il file corda è danneggiato, il file zebre è danneggiato, il file paesaggio è integro e questo è corretto, e non solo, è in grado comunque di effettuare la riparazione utilizzando 2 blocchi di ripristino. Ripariamo ed eccoci come nuovi. Un'altra cosa interessante di questo programma è che naturalmente, oltre che i singoli file, è possibile inserire un'intera cartella o più cartelle all'interno e cliccare su Crea. In questo caso vedrai comparire all'interno della cartella i consueti blocchi di ripristino che ci consentiranno di recuperare anche i nostri documenti importantissimi qualora vengano danneggiati. Un'ultima cosa che voglio mostrarti perché la ritengo molto interessante di questo programma è questa funzionalità che si chiama adatta a spazio libero. Ci mettiamo tutta la cartella per fare una prova e vediamo che c'è la possibilità di stabilire la dimensione del supporto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui non andiamo a salvare sul computer i nostri dati, la nostra cartella, ma utilizziamo ad esempio un CD, un DVD o un Blu-ray, lo spazio risultante libero, perché come probabilmente sai, una volta scritto il DVD, a meno che non sia un riscrivibile, non è possibile utilizzare il restante spazio libero che resta sprecato, è possibile riempire tutto lo spazio che avanza nel nostro CD, DVD o Blu-ray, a seconda delle dimensioni anche del Blu-ray ne contempla da 25 e da 50 giga, con dei blocchi di ripristino. Capita molto spesso che questi supporti si graffino e diventino parzialmente illeggibili. Tante persone hanno perso delle foto salvate su questi tipi di dispositivi. Bene, grazie al multipar, nel momento in cui andiamo a creare il CD, prima di crearlo è possibile lasciargli computare tutto lo spazio occupato e quindi di conseguenza anche lo spazio libero e far sì che riempia dei nostri blocchi di Lego contenenti il DNA dei file tutto quanto lo spazio libero avanzante sul nostro supporto, che sia un CD, un DVD o un Blu-ray. Bene,
Come al solito, una volta che avrò premuto il pulsante stop per quanto riguarda questa registrazione, mi accorgerò sicuramente che non ti ho parlato di 100.000 cose e di altre funzioni che è possibile utilizzare con questo tool veramente geniale, ma per fortuna mi potrai aiutare tu con i commenti qualora mi fossi scordato qualcosa. Chiedimi pure tutto ciò che ti serve sapere su questo strumento e naturalmente su tutti gli altri che ho presentato e sarò sempre molto felice di rispondere. Per ora, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.